Yo, eccoci qua. Allora, con permesso, innanzitutto, per la cronaca, sto facendo una delle piadine più commoventi della mia vita. Detto questo, facciamoci compagnia. Non è ancora il momento della piadina. Quindi, pa 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 pa, pa 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 pa. E c'è sta faccia, sta magnetta con la batteria. Se la suona, se la canto, porto pure un timbo. Big up per Serena Brancale, ti ho scoperto l'altro ieri, sei incredibile. Sono qui per dirvi che io inizio un vlog di crescita spirituale. No, sto facendo sta roba fa, fa parte della mia crescita spirituale, perché io sono sempre stato una persona che non si celebra e, e si trascura. Sono stato per un bel po' della mia vita e questa telecamera mi dà l'occasione di documentarmi, di guardarmi, di dire quanto sei bello, vabbè. E poi di condividere informazioni che secondo me possono aiutare persone. E tra l'altro la cosa del vlog di crescita spirituale non è proprio una cazzata, perché mi stava venendo in mente adesso che internet è pieno di questi contenuti e vi invito ad andarli a cercare, vi invito di infestare il vostro feed con solo quella roba lì, perché è incredibile come... Perché cioè, è un circolo virtuoso, se iniziate a guardare quei video, iniziano a essere, vi vengono proposti quei video costantemente e non sono cazzate, è vera saggezza ed è roba che aiuta. E quindi innescate un circolo virtuoso per cui anche quando aprite il telefono, che di per sé 9 volte su 10 lo fate per cazzate, però andate su YouTube, ad esempio, per quanto mi riguarda vado su YouTube e trovo solo video sulla roba che mi interessa al momento, cioè che è quella di come cazzo cambiare prospettiva, cambiare punto di vista, cambiare attitudine verso la vita. E sto trovando un sacco di roba interessantissima. Magari così si sente un po' meglio. Check! Sesso gay. Ah. E quindi sto facendo questo per documentare la mia vita, la mia faccia un po' pallida, parlare, no? Condividere pensieri che ho sul momento, dargli valore registrandoli. Ma anche perché secondo me io, veicolando determinati contenuti di crescita, di dire ad alta voce che la vita non è solo quello che hai vissuto fino adesso e non sarà sempre così, ma che puoi cambiare, che hai il potere di farlo, ci sono mille modi per dirlo. Ed è giusto che ci siano mille modi per dirlo, perché ognuno è diverso, ognuno è un po' simile ad altri e totalmente diverso da altri. E quindi è più incline ad ascoltare certe persone piuttosto che altre. Io penso che posso essere di ispirazione per qualcuno di simile a me. E io parto da un posto della mia vita, da un posto mentale che è durato per 20 anni, 25 anni, da quando ero piccolo, penso, dalla prima volta che qualcuno mi ha detto non sei bello, non sei bravo, questa cosa non la puoi fare perché non sei in grado, oppure questo amore non te lo do perché non te lo meriti. Da quel momento in avanti ho vissuto una condizione di vita molto pessimista, molto cinica anche, senza darlo a vedere, molto trascurata dentro. Io non sono quella persona, se una persona mi si approcciava
nei miei periodi più bui, con l'entusiasmo di chi ha capito questa cosa della vita, che si può plasmare, si può cambiare, me l'avesse detto con l'entusiasmo, che adesso sto facendo la maschera, la caricatura, però quelle persone, no, che l'universo parla e tu non lo stai ascoltando e dovresti ascoltarlo, no? E a te viene solo da dirgli, ma io ti piscio dentro gli occhi, smettila, per favore, lasciami stare. Io sto parlando a quelle persone lì, perché lo so cosa significa essere in quella condizione lì e avere quell'attitudine lì. Quindi lascia che ti dica una cosa. Ieri ho fumato una canna. Non fumo mai erba. Questa non è una canna, questo è tabacco, è il mio vizio. E non la fumo mai da quando avevo 16 anni. Da prima fumavo l'erba e mi faceva tanto ridere fumare l'erba. Poi però è arrivata sono arrivati i traumi anche lì. Ho litigato con il mio gruppo di amici dell'epoca, io avevo appunto 15 anni, loro ne avevano 18 e io li guardavo come se fossero degli dei, no? Dei semidei, io ero molto incline a essere succube di personalità forti o narcisistiche. E quindi da che poi queste persone mi hanno allontanato dal gruppo per motivi adolescenziali, io fumare l'erba l'ho sempre vissuta malissimo dopo perché mi faceva salire tutto il dolore che non capivo, che non so cos'è, perché si dice sia una sostanza egosintonica la cannabis, vale a dire quello che senti e quindi quello che sei, perché tra l'altro questo è un po' il core della faccenda che sto imparando adesso. E tra l'altro anche lì non voglio insegnare niente a nessuno, io sto documentando tutto questo per me anche perché mi rendo conto che sono in una fase in cui ho appena appreso, ho appena innestato nel mio cervello limbico che esiste un modo, si può fare, può succedere che uno cambi drasticamente la propria vita in meglio e che possa vivere solo più emozioni belle o che comunque siano il core della propria esperienza di vita, cioè di fatto cambiare drasticamente quello che era prima, che era solo merda, invece dire minchia, invece io sto il 90% del mio tempo sto bene e sono appagato e sono felice, poi ci sono delle cose che devo affrontare per crescere senza fretta di dover diventare per forza la reincarnazione di Cristo, ma con l'obiettivo di vivere meglio. E quindi per tutto questo per dire che io non sono qua a insegnare niente a nessuno, io pubblicherò questo materiale probabilmente, ma lo farò perché sento che comunque già adesso posso essere d'aiuto a tante persone. Per dirgli appunto questo, la cannabis, mi sono fumato una canna. Sostanza egosintonica, io da che ho avuto quel trauma con gli amici dell'infanzia, poi fumarla per me è sempre stata una roba atroce, soprattutto in compagnia, ma anche da solo. Fumavo 2 o 3 tiri e poi diventava sostanzialmente un bombardamento costante di pensieri atroci, orribili, tipo non sei una merda, non vali niente, fai schifo, quella merda di persona lì davanti a te che fa quello, schifoso, bastardo, cioè brutta roba, brutta roba. Perché se hai del brutto dentro, la cannabis te lo fa vedere qua, te lo fa vedere proprio in faccia e io l'ho vissuta così. Poi però cosa sta succedendo adesso? Sto migliorando, sto diventando veramente, veramente molto più tranquillo, leggero, gioioso, propositivo, solare, non solo divertente. Io sono sempre stato il clown della situazione, ho sempre fatto ridere, però soffrendo come le bestie, solo che non me ne sono mai reso conto. E adesso sì, mi sto rendendo conto di quanto soffro, anche adesso, perché c'è qualcosa sotto, che sta continuando a macinare. Il punto è che io non gli sto dando più l'attenzione necessaria.
E quindi ho fumato sta canna ed è stata un'esperienza fortissima, come sapevo. Tra l'altro quella canna io l'ho girata e l'ho tenuta 3 settimane in un cassetto per così, e ci pensavo con terrore, no? Dicevo, mio Dio, se la fumo chissà cosa vedrò i mostri che ho dentro. Però volevo farlo perché io ogni tanto, una volta ogni anni, devo riprovare per capire un po', per fare un check della vibe principale che ho. Quindi ho fumato sta canna, ero da solo a casa e l'inizio è stato doloroso, è stato intenso e anche doloroso perché la mia testa ho capito che quello che è stata allenata a fare fino adesso è trovare modi molto interessanti per dire che niente vale la pena di essere fatto, vissuto, che la vita non ha valore, che tu non hai valore, io non ho valore, no? E una volta lo gridava semplicemente perché bastava poco a impressionarmi, adesso invece sento che la mia mente cerca di creare delle bellissime narrative che poi vanno sempre a finire lì, non vali un cazzo, nessuno vale un cazzo, e non è un problema, a parte il fatto che ti fa soffrire, ma non è un problema e quindi va così. Questa è stata la mia prima esperienza, la mia prima ora e mezza, è durato 5 ore il trip. La prima ora e mezza è stata questo. Tra l'altro, l'ho fumata in camera mia e io ho 28 anni, vivo ancora con i miei genitori nella casa che ho conosciuto la prima volta a 5 anni, quindi qua ci sono 23 anni di vita vissuta e per quanto mi riguarda la gran parte è vissuta male perché non vissuta in modo pieno, in modo consapevole e in modo gioioso. Ho vissuto appunto tanta paranoia, soprattutto in quella stanza, e la cosa fantastica della cannabis è che tu la senti quella roba, senti la vibe dominante di quella stanza, no? Di tutti i 23 anni passati lì dentro, tutte le paranoie che hai avuto. Infatti la prima ora e mezza ho camminato in cerchio sul terrazzo di casa mia all'aperto, sentivo l'aria, no? Era molto meno challenging, molto meno faticoso stare lì. Però entravo in camera mia e sentivo quello. Andavo in camera dei miei, piangevo, ho pianto perché ho sentito quanta vita è passata da quella stanza e poi una certa mi ricordo che ho detto ad alta voce, questo è un tempio. Vedevo le camicie di mio padre, di mia madre vicine, attaccate al mobile, vedevo il letto rifatto coi cuscini, coi cuoricini sopra, i loro quadri appesi sopra il letto. E ho detto, wow, quanta energia è stata messa in questa coppia, in questa relazione tra mio padre e mia madre. Che lacrime, insomma, ho pianto, no? E poi ho capito che dovevo uscire a respirare, stare un po' fuori da qua perché qua veramente tutti i ricordi della mia vita erano a disposizione e una cosa che dico adesso e che riprendo dopo è che la mia attenzione, e di questo mi sono accorto ieri, la mia attenzione era rivolta esclusivamente, nella prima ora e mezza di trip, esclusivamente alla sofferenza legata a questa casa, no? Ma qui è successa una cosa figa. Uscendo dal cancello, camminando, ho iniziato a respirare meglio, no? E parlavo da solo, poi passavano le macchine, stavo zitto, passavano ragazzini che tornavano a casa dalla scuola, stavo zitto, però poi parlavo e dopo 400 metri di camminata ho realizzato che in realtà dentro quella casa, che io ero lì che dicevo quanta sofferenza nella mia vita in quella casa e io ho 28 anni e sono bloccato lì e non so come fare, poi il mondo è un posto pericoloso, violento, cattivo, come farò? Oh mio Dio, no? E io tra l'altro sentivo, vivevo questa
Tutto questo come quando, che ne so, sei davanti a una cascata e decidi di metterti sotto la cascata e la cascata è forte e saprai che non è leggero, quindi ti metti sotto la cascata e senti tutta quest'acqua che ti picchia in testa e fai fatica, però sai che l'hai scelto tu, no? Quindi... Però la cosa buffa è che è difficile togliersi anche, no, da quella cascata. Quindi appunto ero lì che cercavo di restare cosciente, ce l'ho fatta perché alla fine poi ogni tanto uscivo fuori da sto vortice di pensieri e dicevo wow, che cazzo, da quanti pensieri. Mangiamo. E me la vivevo così, no? Dicendo merda, ogni tanto uscivo fuori da quel flusso di pensieri e dicevo wow, poi però ci tornavo sotto e comunque arrivati a 400 metri da casa, al limitare del boschetto che c'è davanti a casa mia, che poi dà sul fiume, che è uno dei miei posti dell'anima, uno dei miei posti preferiti al mondo, arrivando in quel santuario ho realizzato però quanto amore c'è anche in quella casa, che legami forti, profondi ci sono in quella casa. E ho iniziato a piangere di nuovo perché ho proprio pensato alla dolcezza che c'era in quella casa, allo stesso modo in cui ci sono stati i drammi, no? Le resistenze, i litigi, le difficoltà. E mi sono reso conto che c'era anche quello e ho pianto tantissimo. Poi sono arrivato sul bordo del fiume. Tra l'altro avevo la mia bottiglia d'acqua, chi non fuma e vuole ogni tanto provare a farlo, ti porti dietro dell'acqua perché uno ti si allappa la bocca tantissimo, due fa parte di quelle cose che puoi fare se sei uno come me che poi si piglia male, ingurgitare acqua, sentire l'acqua che passa dalla bocca allo stomaco, no? È una sensazione molto meditativa, ti riporta nel qui ed ora e ti fa uscire fuori da quella sensazione, in più ti toglie la lappa alla bocca. Quindi arrivo al fiume, mi siedo dopo aver pianto perché ho realizzato che nella casa, in questa casa, c'è tantissima roba, dolore e gioia, tutte e due. Poi arrivo al fiume, mi siedo, dopo un po' inizio appena, ma mi sembra che appena ho iniziato a meditare, mi sono seduto per meditare, sentire l'acqua, no? Ho pensato a Debbie, la mia donna, e lì raga ho perso la brocca, ho iniziato a piangere con una foga, con un trasporto, perché ho pensato, caspita, a me la tenerezza fa morire, la tenerezza mi spezza le gambe e nel mio rapporto con Debbie c'è tanta tenerezza, tanta. È la tenerezza di quel... Avete presente quella sensazione tipo... Io mi commuovo anche per questo, quando stai preparando un regalo per il compleanno di una persona a cui vuoi molto bene e mentre sei lì che metti l'oggettino nel sacchetto, lo chiudi, fai il ricciolino con la carta e che scrivi il bigliettino, non fa a me fa piangere perché è come dire in tutto questo disastro, questa roba enorme, incredibile, in tutta questa assenza di certezze, di controllo, di sicurezza, no? Perché siamo tutti un po' doloranti, però tu stai facendo una cosina per un qualcuno che è così piccola come cosa, però vuol dire io ti voglio bene, non so, non so niente, però so che ti voglio bene, voglio fartelo presente, no? E fa morire. E questo è una parte importante del mio rapporto con Debbie, no? Anche lì non so perché, cioè c'è un legame con Debbie forte, e però io mi commuovo tantissimo sull'aspetto della tenerezza, mi lacera proprio. E quindi ho iniziato a piangere, urlavo, ah, amore mio, amore mio. Non lo so, forse è legato al fatto che poi si muore e
oppure può succedere qualcosa che rovina questa cosa così bella e fa così tanta paura perderlo perché ci tengo tanto, no? E quindi ho pianto, pianto, pianto. Ho fatto un audio in cui dicevo, io ti amo, Debbie. Mi sono calmato da lì, ho iniziato più a meditare, no? Intanto mi sono scesi i battiti perché io sono stato 2 ore e mezza con 120 battiti al minuto, non so voi Rastaman fattoni come cazzo fate ad avere uno stile di vita così, 8 canne al giorno. Boh. Comunque io dopo 2 ore il battito mi è sceso a 80, 70 credo, sono andato giù e ho iniziato a essere più meditativo. E la cosa figa è che ho iniziato a realizzare quello che viene chiamato non dualità, cioè il fatto che non c'è separazione reale tra una cosa e un'altra, che sia un oggetto da un altro, che sia un concetto che hai nella testa, no? E quindi la cosa in Ciccioli è stato realizzare che c'è tanta sofferenza nella vita, tanta, 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 ma c'è anche tanto amore, tanta bellezza, tante cose che fanno stare bene, no? Che fanno piangere di gioia e tante cose che ti fanno, che ti appesantiscono, però sono tutte e due fatte della stessa cosa, che non si sa cos'è. Questa è la non dualità e per i cinici che mi stanno ascoltando, lo so, è una roba che ti fa dire che cazzo è, un termosifone è diverso da una macchina, non dirmi cazzate. Lo so, ma alla fine della fiera sia il termosifone che la macchina sono fatti di atomi. Abbiamo fatto tutti chimica, fisica alle superiori, alle medie, tutto è fatto di atomi, amici, anche l'aria. E se ci pensate, se lo guardate da un punto di vista atomico, questi atomi non hanno differenza tra loro. Quindi già a livello fisico fa impazzire. Però la cosa molto utile che ho imparato ieri è anche questa, che l'esempio di questa casa, c'è tanta sofferenza in questa casa, tanta. Tutti i silenzi di mia madre, le volte che mia madre è tornata affranta dal lavoro, mio padre che è tornato incazzato perché è stato tradito da un collega, da un amico, io che ho soppresso emozioni, che ho pensato 1000 volte di non valere un cazzo, ho pensato anche al suicidio in questa casa. Mia sorella, Dio solo sa cosa ha vissuto in questa casa, la paranoia, l'angoscia, ed è tutto qui. La vibrazione di quelle emozioni è ancora qui, ma è presente anche tutte le volte che attorno a questo tavolo io e la mia famiglia abbiamo riso. È presente tutto il tempo che ho passato con i miei amici in questa casa, presente tutte le chiavate che mi sono fatto su quel divano, su quel tavolo, su questo tavolo, scusate mamma e papà, ma l'abbiamo fatto anche qui, l'ho fatto anche qui, e, ed è tutto qui. Quindi io posso, è la cosa fondamentale, è che è tutto qui, come me. E io che sono in questa casa, in questo momento, posso decidere dove puntare i miei occhi, il mio focus, la mia attenzione. Lo posso puntare su tutti quei brutti ricordi che ho appena elencato prima o su tutti quei bei ricordi che ho elencato prima. La differenza tra i due è solo come mi fanno sentire. Da una parte mi ricordo certe cose, rido, piango, sorrido, sto bene. Ricordo le altre cose, mi sento pesante, mi sento triste. Ed è tutto qua. E l'unica cosa che si può fare
come esseri coscienti di questa realtà è direzionare lo sguardo e decidere, scegliere di dove direzionare lo sguardo. E per quanto mi riguarda, ora che sono ad oggi, io ho bisogno di concentrare il mio sguardo su dove sto bene. In questa casa, ma anche questo è applicabile in tutto lo scibile della tua vita, le tue relazioni, il tuo lavoro, i tuoi sogni, i tuoi hobby, le tue amicizie. C'è una parte di queste cose della tua vita che ti fa soffrire, che la trovi una mancanza, come un problema, e l'altra che è una cosa, che è il motivo per cui sei lì, perché anche se soffochi in un posto, in realtà è perché ti stai concentrando tantissimo su quello che non ti piace di quella cosa o di quel posto. Ma se ci sei è perché c'è qualcosa che ti piace o anche solo qualcosa che devi imparare. Quindi concentrati su quello, concentrarsi su quello è vitale, è importantissimo. E questa è la cosa che voglio condividere oggi con voi, con me. Non volevo dire altro, può darsi, ma mi fermo qua, mo. Ciao.